Signore e signori, benvenuti, sono Marco, come state? Allora, nella puntata di oggi vorrei proporvi un qualcosa di alternativo, o meglio, vorrei proporvi degli scioglilingua in italiano. Questo perché penso possano essere utili ad aiutarvi a, essere più familiari con i vari suoni della lingua italiana. Oggi ve ne voglio proporre due. Il primo è uno scioglilingua molto famoso, conosciuto da tutti in Italia, mentre il secondo è uno scioglilingua che ho inventato io. Breve ma altrettanto interessante. Il primo è lo scioglilingua delle tigri ed è 3 tigri contro 3 tigri. In inglese potremmo dire 3 tigers versus 3 tigers. Quindi incominciamo pronunciandolo a velocità normale. 3 tigri contro 3 tigri. 3 tigri contro 3 tigri. Poi proviamo ad aumentare la velocità. 3 tigri contro 3 tigri. 3 tigri contro 3 tigri. Ma adesso arriva il più bello. Proviamo insieme un po' più veloce. 3 tigri contro 3 tigri. And now we can start increasing more and more the speed, alright? Quindi aumentiamo la velocità insieme. 3 tigri contro 3 tigri, 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 3 tigri... Come avete visto, prima o poi diventa difficoltoso. È comunque molto interessante provare a sfidare voi stessi, e vedere quante volte riuscite a pronunciarlo in maniera chiara senza che poi le parole si accavallino le une sulle altre. Proviamo ancora un'altra volta insieme, vediamo quante volte riesco a pronunciarlo in maniera chiara, però ricordatevi, proviamo al massimo della nostra velocità. Quindi 3 tigri contro 3 tigri, 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 3 Come avete visto è un po', così, si inizia bene ma poi si va a finire sempre meno chiari finché poi non si riesce più a capire niente. Quindi questo era il primo, lo scioglilingua delle tigri. Ora andiamo con il secondo. Quindi il secondo scioglilingua che ho inventato io può essere, altrettanto interessante se pronunciato a velocità sostenuta e si recita così. Ho trovato 3 trinacri a Trapani. Prima di tutto, la trinacria, spieghiamo che cos'è. Quindi la trinacria è un simbolo rappresentato da una testa femminile dal quale si dipartono 3 gambe. Quindi il simbolo lo vedete qua ed è il simbolo che rappresenta la regione Sicilia. Quindi, se vi ricordate, la Sicilia è una regione italiana situata nella zona più meridionale del paese. Quindi abbiamo tutta l'Italia e poi abbiamo a finire la Calabria. Sotto la Calabria troviamo un'isola che è appunto la Sicilia. Quindi ho trovato 3 trinacri a Trapani. La trinacria è il simbolo. Nel mio scioglilingua ho deciso di inventare che io ho trovato ben
3 trinacrie a Trapani. Trapani è una città siciliana. Quindi proviamo insieme a ripetere il mio scioglilingua un pochino più veloce. Ho trovato 3 trinacrie a Trapani. Ho trovato 3 trinacrie a Trapani. Ed ora aumentiamo la velocità. Ho trovato 3 trinacrie a Trapani. Ho trovato 3 trinacrie a Trapani. Ma adesso proviamo al massimo delle nostre capacità e vedrete che prima o poi va a finire che non si è più chiari e ci incartiamo. Ho trovato 3 trinacrie a Trapani. 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 Ho trovato 3 trinacrie a... Come avete visto, 2, 3 volte, 4 volte e poi ci si incarta. Quindi ho pensato questo scioglilingua perché cercavo, diciamo, di proporre un qualcosa di unico, originale, e quindi sono uscito fuori con quest'idea della trinacria a Trapani e anche pensai, ho trovato 3 trinacrie a Trapani. Come vedete, tutti questi suoni sono simili, le T e le R insieme, che sono tr in italiano, tr. Quindi così è nato il mio scioglilingua personale. Ho trovato 3 trinacrie a Trapani. Se volete possiamo provare insieme un'ultima volta in maniera veloce, al massimo, proprio al massimo delle nostre capacità. Ho trovato 3 trinacrie a Trapani. 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 Come avete visto, insomma, è una maniera interessante di esercitarvi per migliorare le vostre capacità quando si parla di suoni nella lingua italiana. Care amiche e cari amici, fatemi sapere cosa ne pensate di questi scioglilingua. Vi voglio tanto bene, vi mando un grande abbraccio, ci sentiamo presto, una buona serata. Ciao!